che arriva, un altro per il sabato. Non è spuntino né pausa caffè, è una per il sabato. Si incontrano amici, ci scambi due idee, poi sfogli un giornale, racconti di te e sai di nuovo che c'è, buona per il sabato a te. Buona per il sabato a te. Amiche e amici, benvenuti ad Aperisabato, il weekend italiano. Un saluto da Silvina ed Antonio. Siamo tornati in studio dopo questi due speciali sulla piazza e sul Cebit. E tu sei stata però in Italia ultimamente? a Verona. A Verona. Sì. Come mai? Con la scuola, Ah, ok. Questo con i miei ragazzi. Allora, un gruppo di ragazzini che sono stati ospiti presso alcune famiglie Esatto. per esercitare meglio l'italiano Sì. che imparano a scuola. Un corso di lingua e cultura italiana. Benissimo, allora io direi di introdurre subito la nostra rubrica In Tour con Aperisabato. Aperisabato. Buona visione! Verona è una città dove la storia respira in ogni pietra. Fondata dai Romani, conserva ancora oggi l'imponente Arena, uno dei più grandi anfiteatri dell'antichità, dove un tempo si svolgevano i giochi gladiatori e oggi si cantano arie di opera sotto le stelle. Poco distante si apre la Piazza Bra, la più grande della città, circondata da palazzi eleganti e locali vivaci. Camminando lungo l'Adige si raggiunge Castelvecchio, fortezza scalicera del XIV secolo, con il suo successivo ponte merlato, simbolo del potere militare e architettonico della famiglia della Scala. Al suo interno si trova il Museo Civico, che custodisce, tra le molte opere d'arte, la celebre statua equestre in marmo di Can Grande della Scala, originariamente collocata sulla sommità della sua tomba monumentale nel cuore di Verona e trasferita nel 1909 per motivi di conservazione. Nel cuore storico, la Piazza delle Erbe, antica area del Foro Romano, pulsa ancora di vita tra bancarelle, torri medievali e affreschi rinascimentali. Da lì è facile arrivare alla casa di Giulietta, legata alla storia dei Montecchi e dei Capuletti. Un balcone, una statua e milioni di innamorati che vi lasciano un messaggio. Sulle colline, il Teatro Romano offre uno sguardo privilegiato sulla città e sulle sue origini classiche. È uno dei luoghi più antichi di Verona, dove ancora oggi si tengono spettacoli all'aperto. Verona fu anche teatro della potenza scalicera, sotto il dominio di Can Grande della Scala, uno dei più illustri signori della città. Mezzano tra politica e mecenatismo, fu amico di Dante Alighieri e promotore delle arti. Morì improvvisamente nel 1329, dopo aver conquistato Treviso. Per secoli si parlò di febbre, ma analisi moderne hanno rivelato una rara malattia genetica, la glicogenosi tipo 2. Tuttavia non si esclude un avvelenamento dovuto all'uso prolungato della digitalina, che gli veniva somministrata per una cardiopatia, la stessa sostanza con cui Agatha Christie eliminò molti dei suoi personaggi. E per concludere, abbiamo fatto un'escursione fuori porta, Peschiera del Garda, fortificata e affacciata sulle acque del lago di Garda, è una meta perfetta, un connubio tra natura, storia e relax. Ciao ragazzi, oggi siamo a Verona, più precisamente all'Arena di Verona con Enrico. Ciao a tutti voi. Enrico è un insegnante di italiano di Lingua It. Sì, esatto, insegno qui in questa scuola che si chiama Lingua It, che è una scuola di italiano qui a Verona. E sei veronese, vero veronese? Veronese de Soca, 100%. Esatto. A questa scuola che tipo di studenti vengono? Vengono da tutto il mondo e di tutti i tipi. C'è un pubblico molto preciso, molto interessante, molto specifico. Il pubblico musicale, queste persone che imparano l'italiano per capire l'opera. Sì, è vero, abbiamo studenti che amano l'opera, che vogliono imparare l'opera.
che anzi vengono e conoscono già l'italiano tramite l'opera. E abbiamo anche cantanti lirici del mondo che vengono. Ma per la fonetica? Esatto, sanno parlare italiano, cantano in italiano, ma vogliono migliorare la fonetica, ma soprattutto vogliono imparare l'italiano per capire fino in fondo, in modo profondo, che cosa cantano. Nell'opera si canta l'amore, si canta la tragedia, e loro vogliono capire ed entrare in questa tragedia, in questo mondo, vivendolo a pieno. Perché se non c'è interpretazione non c'è musica, non c'è opera, no? Esatto, l'opera non si canta, l'opera si vive. Che bella frase, l'opera si vive. Allora, come veronese, che posti, che luoghi potresti raccomandarci? Allora, Verona è una città bellissima, una città veramente straordinaria, e negli ultimi anni ha sempre più successo e sempre più gradimento da parte del pubblico, da parte dei turisti e dei visitatori che vengono in massa a Verona. Ci sono tantissimi posti, i posti che tutti conoscono, l'Arena, la Casa di Giulietta, le nostre bellissime piazze, Piazza Erbe, Piazza Bra, dove siamo in questo momento con il nostro magnifico anfiteatro dietro di noi, ma poi anche altri posti meno conosciuti forse. Per esempio? Per esempio Castelvecchio, il museo di Castelvecchio, il suo ponte Scaligero sul fiume, dove anche d'estate è bellissimo andare. E poi abbiamo la collina a nord di Verona, il Colle di San Pietro, dove c'è un bellissimo ponte storico, Ponte Pietra, e dalla collina sopra dove si vede un panorama bellissimo su tutta la città, ed è anche un punto molto romantico, visto che Verona è sempre la città di Giulietta Romeo. Non dimentichiamocela. No, è importantissimo, l'amore. Vi aspetto a Verona, perché veramente è una città molto bella. Sei d'accordo? D'accordissimo. Ciao, grazie. Grazie. Bellissima città Verona. Hai visto? Sì. Splendida. Sì, bellissime immagini, e grazie anche a Lingua It, no? A Enrico, che ha ospitato questi ragazzi. E Verona è bellissima perché ha tanti di quei monumenti, come del resto tutta l'Italia. Chi ha la fortuna di vivere in Italia, per così dire, un museo a cieli aperti, succede ogni giorno che anche passeggiando incontri un sito storico, un'arena, un anfiteatro, qualcosa di storico. È una fortuna che non hanno tutti, magari quelli che non abitano in Italia, come per esempio è successo qui ad Amburgo. Ultimamente ad Amburgo è sorto un grandissimo centro commerciale nella zona della Hafen City, è il Westfield, il centro commerciale Westfield, di oltre 80.000 metri quadri. Al cui interno ci sono negozi, ristoranti, un cinema. E c'è anche un centro multimediale dedicato all'arte. Sì, il Port de Lumière è interessante perché è il primo centro permanente di arte digitale immersiva ad Amburgo. È dotato di 80 proiettori e 50 punti audio. Sì, un'esperienza immersiva incredibile, sì, assolutamente unica. Sembra di stare in mezzo a queste immagini con i colori molto molto vivaci, perché la qualità delle proiezioni è veramente ottima, e il sound, il suono è fantastico, veramente avvolgente. Sì, questa mostra che attualmente c'è qua ad Amburgo si chiama Gustav Klimt Gold in Motion. Si offre un'esperienza unica, veramente, perché trasporta i visitatori nello splendore della Vienna dell'Ottocento. E insieme a Klimt c'è anche una sezione dedicata a Hundertwasser Erschlein. Sì, la mostra mette in risalto la celebre fase dorata di Klimt, con quadri come Il bacio, Adele Bloch-Bauer e Giuditta. Sì. Bellissimo. Veramente molto bella. Una combinazione di suoni e colori. Sai una cosa? I creatori sono 3 italiani, Gianfranco Iannuzzi, Renato Gatto e Massimiliano Sicardi. Sì, sono delle eccellenze a livello mondiale per quanto riguarda queste arti grafiche digitali. E a me la cosa che è piaciuta tantissimo è stato che oltre all'angolo dei souvenir c'era anche l'angolo dedicato ai bambini, sì, dove i bambini potevano divertirsi, disegnare, colorare delle barchette, e con uno scanner potevano proiettare queste barchette sullo schermo, no? Gigante. Dopo potevi cliccare lì e sì, facevano l'esplosione, mostri marini.
molto molto divertente. E anche noi abbiamo fatto la nostra barchetta da per il sabato, io l'ho colorato. E dobbiamo dire grazie anche alla signora Bettina Raut, che è la responsabile del Port de Lumie qua ad Amburgo, che ci ha anche raccontato un attimo. Sentiamo che cosa ci ha detto. Unser Mutterkonzern ist in Frankreich und derjenige, der alles ins Leben gerufen hat vor vielen Jahren schon, ist Bruno Meunier und das ist unser CEO gewesen bis vor kurzem und er hat eben verschiedene Museen und Häuser entwickelt, in denen neuerdings immersive Ausstellungen laufen. Wir haben weltweit verschiedene Häuser und verschiedene Programme, die dort laufen. Und sind ganz froh, dass wir diese Möglichkeit haben, um vielen Menschen Kunst nahezubringen, die gar keine Zugänge normalerweise haben über Museen oder eben auch nicht informiert sind. Dies ist ein einfacher Weg, um einzusteigen und auch ein sehr spektakulärer Weg, weil eben die Kunst, die in Bewegung ist, ja, durch Musik begleitet wird. Die Musik war wunderschön. Bellissimo. Ja, bellissimo. Unsere Zeit ist doch sehr schnelllebig geworden und dadurch ist das natürlich ein schöner Eindruck, den man gewinnt. Und die Musik ist ja angepasst an unsere Ausstellung und an die Künstler und dadurch kann man absolut in ein Erlebnis eintauchen. Und es ist tatsächlich so, dass man auch zur Ruhe kommt dabei. Ja. Man meint, dadurch, dass die Bilder so bewegt sind, dass man selber auch aktiv ist, aber das muss man gar nicht sein. Und das ist ein ganz, ganz besonderes Erlebnis, was man haben kann. Und wie lange bleibt ihr in Hamburg? Wir werden im Sommer noch eine Parallelausstellung bekommen. Aha. Und im Herbst kommt dann etwas Neues dazu, aber da kann ich noch nicht drüber reden. Es bleibt noch geheim. Geheim. Ja. So. Ja. Also wir sollen wiederkommen. Ja, genau. Das wäre toll. Wir laden Sie herzlich ein, wiederzukommen. Wie schön, vielen Wir Dank. freuen uns, wenn ganz viele Menschen aus Italien unsere Gäste werden. Also vielen, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Ja, ich danke sehr, dass Sie da waren. Tschüss. Tschüss. Veramente una mostra molto molto bella, è un modo per apprezzare l'arte in maniera diversa, innovativa. A me ha colpito molto quando eravamo dentro. Tu eri nella parte superiore, no? All'inizio della proiezione. C'era questa proiezione dove c'erano queste immagini del porto di Amburgo, della nave che entrava nel porto. Tu eri sopra e sembrava che fosse veramente la prua di una nave, no? Con l'acqua che spruzzava dai lati. E mi ha fatto venire in mente una canzone che posso suonare oggi. Ah, davvero? Sì. E quale? È una canzone di Bruno Lauzi. L'aveva proposta anche a Paolo Conte. A Paolo Conte gli ha detto no, cantala meglio tu, ce la fai meglio tu. Ed è diventato veramente un grande, grande successo di Bruno Lauzi negli anni 70, Onda su Onda. Che ascoltiamo? Che notte buia che c'è, povero me, e acqua gelida qua, nessuno più si salverà. Son caduto dalla nave, son caduto. Mentre a bordo c'era il ballo e onda su onda il mare mi porterà alla deriva in balia di una sorte bizzarra e cattiva e onda su onda mi sto allontanando ormai. La nave è una lucciola persa nel blu, mai più mi salverò. Sogno, banane, lamponi e onda su onda mi sono ambientato ormai. Il naufragio mi ha dato la felicità che
E adesso veniamo al nostro spazio social. Allora, la notizia che mi ha colpito questa settimana è stata quella di un incidente avvenuto nello stato di Washington, in America, dove un camion si è ribaltato. Un banalissimo e stupido incidente. Ma? Se non fosse che su questo camion erano caricate oltre 30 tonnellate di arnie, di api vive, che si sono sparse nell'aria. Dovete immaginarvi come una piaga, un flagello. Terribile! Sì. L'incubo per ogni allergico. Esatto. 250 milioni di api stimate cominciavano a svolazzare qua e là. C'è voluta veramente la mano e la volontà di tante persone, tanti apicultori che piano piano stanno raccogliendo di nuovo queste api. Ci vorrà un po' di tempo, però speriamo si risolva presto questa vicenda. Anche perché abbiamo bisogno urgentemente anche di miele. Oltre 250 milioni di api, però se ricevessi per esempio ancora di più, diciamo 500 milioni di pesos argentini sul pesos. conto. Sono 400.000. Sì, al cambio fanno più o meno 400.000 euro. Ma è tanto. È tanto, sì. Tantissimo. Potresti comprare un bel po' di cose, no? Sì. E la stessa cosa è successa a Veronica Costa, una cittadina della provincia di San Di Luis. San Luis, Sì. Villa Mercedes. È proprio vicino ai tuoi genitori. Sì. Che si è vista recapitare sul conto corrente questa cifra enorme, 510 milioni di pesos. Lei abitualmente riceveva sempre ogni mese l'assegno di mantenimento di suo marito di 8.000 pesos. Quindi tutta una volta questa cifra esorbitante. E lei... E non aveva vinto la lotteria. No, c'è stato uno sbaglio del governo. governo! Esatto, è stato uno sbaglio e quindi lei ha cominciato a fare, si è data la pazza gioia, ha cominciato a fare spese, però no, moderate sempre. Perché Ha comprato 2 TV, una per lei, una per la cognata, Esatto. una macchina, Sì. nemmeno tanto grande. Delle così. piastrelle anche per la Sì. cucina, perché poverina aveva bisogno di piastrelle, frigorifero, ha fatto insomma Versamenti alla famiglia alla che la famiglia, voleva aiutare. amici. E poi il governo si è accorto di questo sbaglio e le ha intimato di restituire tutto. E come se non bastasse, le ha bloccato il conto e c'è stata anche una bella multa di 30 milioni di pesos. E voi che ne pensate? Deve restituire i soldi o no? Non era un privato, era il governo. Era il governo, quindi c'è stato uno sbaglio di qualcuno. Eh. E molte teste rotoleranno, specialmente con Milei adesso. Adesso passiamo al nostro spazio cinema. Oggi vi porto un 2 per 1. Oh, grandi offerte. Sì, il film e il suo libro. Parliamo de Il treno dei bambini, un libro scritto da Viola Ardone che racconta la storia di Amerigo Speranza, un bambino napoletano del dopoguerra che va a Modena. Si è trattato di un'operazione di solidarietà assolutamente unica e innovativa per quei tempi, Sì. perché dobbiamo immaginarci la fine della Seconda Guerra Mondiale, tante città, grandi città erano state bombardate, le famiglie, tante volte numerose, con tanti bambini, al cui interno mancava la figura del padre, perché o era morto o era caduto prigioniero. Quindi c'erano tante madri che erano costrette ad allevare i propri figli da sole e dovevano anche lavorare. C'erano anche 3 donne, chi se no, Teresa Noce, Maria Malaguzzi Valeri e Dina Ermini. del Partito Comunista. Sì. Misero in moto una macchina di solidarietà assolutamente unica, cioè con telefonate, non con i social come oggi, chiamarono la Croce Rossa, chiamarono diversi enti, anche la Chiesa Cattolica. Quindi c'è stato questo strano connubio, no? Questo strano... Anche se la Chiesa non era d'accordo, ma E ha infatti, collaborato. Esatto, una iniziativa promossa dal Partito Comunista che veniva approvata anche dalla Chiesa, ma i tempi erano così incredibilmente strezzi e questi bambini avevano bisogno urgentemente di aiuto, che misero in moto una rete di famiglie che accoglievano questi bambini. Ecco che nacquero i primi treni della felicità, chiamati così perché volevano ridare la felicità della gioia della vita a questi bambini.
E quindi ci furono anche tanti treni che partivano dal sud e portavano questi bambini alle famiglie del nord. Sì, Ed è anche la storia, Emilia-Romagna, centro. ed è anche la storia che viene raccontata in questo libro e nel film. E nel film di Cristina Comencini. È figlia d'arte. Sì, un film da raccomandare. Assolutamente da raccomandare. Ci sono dei buoni esiti, non spoileriamo niente, No. ma assolutamente da raccomandare. E quante stelle vogliamo dare a questo film? Tantissime, 5! 5 stelle per Il treno dei bambini di Cristina Comencini. E siamo arrivati già alla fine di questo appuntamento, che è volato come sempre. È volata la puntata? Sì, se vi è piaciuto scrivete un'email, il nostro indirizzo è come sempre redazione@aperisabato.com. Altrimenti lasciate un messaggio, mettete un mi piace oppure cliccate sulla campanellina per ricevere per primi le notifiche sui nuovi contenuti. Altrimenti, Silvina, su quali social siamo come sempre? Su Tutti i social! Benissimo, un ringraziamento allora a tutti voi che ci seguite sempre più numerosi e un appuntamento alla prossima puntata. Ciao a tutti! Ciao! Buona per il sabato a te.